Ciao ragazzi, benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi finalmente vi faccio vedere come trasformare la serra Ikea Soccer, trovate Ikea mi sembra per 15 euro, in un terrario per piante grasse diorama. Quindi faremo anche un'installazione interna bellissima. Certo, se avessi saputo che veniva così bene ne avrei prese due di serra Ikea. Mi sono veramente stupito, no? Davvero bene. Come vi ho detto, il risultato merita che lo guardiate tutto. Vi lascio in info box qua sotto in descrizione alcuni consigli per la coltivazione delle piante grasse e mi raccomando, se nella serra vedete che si forma condensa, apritela, perché le piante grasse non amano l'umidità. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, se il video vi piacerà mettete un bel like, lasciatemi dei commenti e ricordate di premere la campanella, così YouTube vi invierà una notifica all'uscita di un mio nuovo video. Per le luci per la coltivazione indoor vi rimando al video sul terrario per le piante carnivore. Se non l'avete visto vi lascio qua in alto il menu tendino, andate a vederlo perché anche quello è molto bello. Vediamo cosa dobbiamo fare. La togliamo dalla scatola. Bene, allora, quello che dobbiamo fare è siliconarla. Io ho comprato questo silicone della Bostik universale trasparente. Iniziamo a mettere il silicone sulla base, nei laterali. Abbondiamo. Adesso inseriamo la parte frontale di uno e dell'altra. Mettiamo il distanziatore. Là là, ce l'abbiamo fatta ed è montata. Adesso dobbiamo siliconarla all'interno, ma senza esagerare, perché comunque le piante grasse necessitano di davvero poca acqua che andremo a dare poi con uno spruzzino quando una volta o due a settimana le innaffieremo. Ora il distanziatore si può levare e cerchiamo di siliconare di nuovo la parte interna e la zona del vetro. Bene, facciamo così per ogni lato. Poi con l'aiuto di un guanto stendiamo bene il silicone. Bene ragazzi, spero che si veda bene. Ho messo veramente un'abbondante quantità di silicone sul fondo, come vedete. Noi ci vediamo tra 24 o meglio ancora 48 ore in modo che il silicone sia completamente asciutto. Vi faccio vedere cosa dovete fare. A dopo! Intanto che aspettiamo che la serra asciughi, vi faccio vedere alcune cose che ho preso. Questi sono bastoncini, quelli che si utilizzano per mescolare il caffè, sono in legno. Li userò per fare questi che sono steccati con un po' di colla tipo Atac. Poi ho preso questa casettina, delle minuterie, quindi qua vediamo un gallo e una papera, delle lucine, tronchetti e per le piante grasse il terriccio per le cattacee della Virgor Plant. Vi lascio il link a Amazon in info box di tutti gli oggetti che sono riuscito a trovare su Amazon e naturalmente dei vasi di corcio. Io ne ho due interi
Potete romperli oppure, se ne avete già rotti, utilizzarli. Farò con dello spago e alcuni bastoncini una ringhiera per il diorama che andremo a fare e poi li colorerò con l'acrilico bianco e il pennello. Mettiamo sul fondo della serra un po' di argilla espansa per areare il terreno. Bene, andiamo a posizionare un po' di terreno. Bene, adesso posizioniamo il coccio che abbiamo scelto, lo posizioniamo nella serra. E lo riempiamo col terriccio bagnato. Adesso con dei pezzettini di coccio andiamo a creare dei gradini. Intermezzati da del muschio, se lo abbiamo. Se non avete di quello fresco va bene anche quello da presepi. E possiamo iniziare ad aggiungere delle piante grasse. Adesso aggiungo lo steccato. Ho praticato a questo lato della serra dietro un buco e ho fatto passare le lucine che andranno poi a decorare il nostro diorama. Sono andato leggermente avanti perché, ragazzi, è difficile filmare e lavorare in uno spazio così ristretto. Andiamo con le luci che accendiamo e cerchiamo di posizionare come più ci piace. Allora proseguiamo a mettere le piantine e aggiungere particolari al diorama.
E adesso sistemiamo le luci in modo che quando è sera possiamo avere una bella panoramica del nostro diorama. Ecco ragazzi, questo è il diorama finito, con le lucine accese, quindi possiamo tenerla spenta durante la giornata e alla sera accendercela. Bene ragazzi, l'ho posizionato a fianco il terrario per le piante carnivore. Se non avete visto il video vi lascio qua in alto il menu tendino, andate a vedere perché è veramente bello. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, non dimenticate di premere la campanella per attivare le notifiche e essere avvisati da YouTube quando esce il mio nuovo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!